Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Prime parole di Nathan e Caiuste, conferenza stampa, hanno detto la loro, hanno risposto a tutte le domande. Siamo qui a dire la nostra e a cercare di capire anche un po' come la pensano, anche se siamo all'inizio, non possiamo dare nessun giudizio. Io, finché non vedrò un paio di apparizioni, partite o scampoli di partita dove possiamo esprimerci più nel dettaglio, comunque non darò giudizi affrettati assolutamente. Fatemi sapere come sempre la vostra nei commenti e non smetterò mai di ringraziarvi ragazzi, perché siete la mia motivazione per continuare a fare video, continuare a parlare del nostro Napoli e a divulgare il verbo azzurro. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per chi non l'ha ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche, altrimenti ci dimentichiamo e perdiamo qualche video, che poi ci sono anche video concatenati ed è un peccato perdere poi tutto il flow della conversazione. Andiamo a vedere cosa hanno detto ragazzi, e sempre Forza Napoli. Partiamo da Caiuste. Allora, prima domanda: ci racconti dove preferisci giocare? Sei un giocatore duttile. Caiuste risponde: grazie per la domanda, posso giocare in diverse posizioni, da centrale, da interno, mi piace giocare in entrambe le posizioni, vediamo cosa dice il mister. Sono pronto. Su questo punto io ritorno sui passi della live di ieri, perché gli acquisti dei centrocampisti secondo me vanno di pari passo con l'acquisto del centrale difensivo, perché secondo me non si è preso un centrale difensivo che possa fare reparto da solo. Così ovviamente come Kim è difficile sicuramente trovare difensori del genere e paragonarli a Kim per quello che ha fatto e per quello che farà, mi auguro, però siamo sicuramente più fisici a centrocampo con l'acquisto di Caiuste, quindi il ripiegare e il difendere sarà diverso da quello che abbiamo visto l'anno scorso. Quindi Caiuste può tranquillamente giocare con i due a centrocampo, dove gioca Zielinski, giocatore duttile, e l'abbiamo già visto, e secondo me è anche meno una scommessa di Nathan. Poi ci arriviamo a Nathan, perché con questo non voglio dire che Nathan sia un acquisto sbagliato o scarso, eccetera eccetera. Cosa rappresenta per te giocare a Napoli? È davvero un grande onore, arrivo con grande umiltà nella squadra campione d'Italia, con un grande allenatore, felice di essere qui. Altro punto fondamentale, perché quando si fa mercato, quando si ha un sì immediato di un calciatore che vuole la piazza, è già un punto di partenza ottimo per poter mettersi a disposizione di società, allenatori, eccetera, eccetera. Chi ti ha colpito maggiormente dei tuoi compagni? Una grande esperienza dal primo giorno, mi impressionano tutti, ho visto un livello che nella mia carriera non avevo mai affrontato. Mi hanno davvero impressionato tutti. Ovviamente parliamo della squadra campione d'Italia e parliamo di tantissimi elementi che tecnicamente fanno paura, a volte stesso noi tifosi e supporters del Napoli dimentichiamo di quanto siano forti gli elementi in rosa. Il Napoli è stato elogiato da tutti per il gioco, l'hai seguito, quanto ti piace giocare in quel centrocampo. Sono rimasto impressionato dagli allenamenti, ma ho seguito la squadra anche il cammino in Champions. Non mi aspettavo di essere qui, è strabiliante. Poi il centrocampo è fantastico, con Lobotka e Zielinski che già dalla panchina mi hanno impressionato. Come possiamo mai contraddirti, caro Caiuste? Perché Napoli? Cosa ti ha colpito del gruppo e della città? È stata la decisione più facile della mia vita. Grande allenatore, grandissima città, fantastici tifosi. Non era difficile. Lo staff è fantastico, i compagni formano un grande gruppo. Poi la città non ho avuto tempo di visitarla. Avrai tempo, Caiuste, non ti preoccupare. Ci sarà tutto il tempo del mondo per poter visitare la città. Testa al campo, perché tra 48 ore si fa sul serio. Che opinione hai del calcio italiano? Con Quara ti sei già confrontato sui tuoi Warriors e Curry hanno il basket comunque in comune, Kvaratskhelia e Caiuste. Affrontare l'Atalanta tempo fa, dice, fu una gara difficile, la Serie A è difficile, è un campionato molto tattico, più di quello francese. Ora devo fare un'esperienza diretta. Hai iniziato in Cina, il tuo modello di riferimento? Sì, inizia lì a 6-7 anni, la mia famiglia si spostò lì, eccetera, eccetera. Mi interessava il basket, poi passai al calcio perché lo giocavano tutti. Ho diversi modelli: Witzel, Moussa Dembélé,
Pirlo, Iniesta, ma la lista sarebbe lunga. Di ottimi gusti, direi. Di ottimi gusti e anche di centrocampisti tutti e quattro, quelli elencati qui, Witsel, Dembélé, Pirlo e Iniesta, tutti e quattro con caratteristiche diverse. Da qui si vede anche il perché dell'acquisto, duttile in diversi ruoli e può tranquillamente svariare in tutto il centrocampo. Grandissimo acquisto e non smetterlo mai di ripeterlo. Poi sarà il campo a darmi ragione oppure non mi darà ragione il campo, sarò pronto a ricevere dei pomodori virtuali da tutti voi, cari ragazzi. Nathan, cosa ha detto Nathan? Hai preso il numero 3 di Kim, segno di personalità. Prima di iniziare vorrei dirvi che non parlo ancora italiano, proverò con voi a parlare italiano. Il numero 3 mi piace, lo usavo nelle giovanili, quindi in riferimento a Kim c'è poco e niente. Kim è un grandissimo difensore e massimo rispetto. Sulla trattativa qual è il tuo modello? A chi ti ispiri? Stavo lavorando molto in Brasile per farmi chiamare da squadre come il Napoli. Per la velocità, la grinta, direi Thiago Silva. Mamma mia, Nata. Io non lo so, devo firmare. Dove devo firmare? Firmo adesso. Se abbiamo preso il futuro Thiago Silva. Vedremo. Rimaniamo un attimo con toni pacati, senza dare giudizi perché è ancora presto. Quali sono le tue caratteristiche? La velocità, le coperture, la tecnica e la grinta. Quattro caratteristiche fondamentali e soprattutto che sposano sia il Napoli in generale come squadra, sia la visione di gioco di Garcia. Hai parlato con Juan Jesus prima di venire? Sì, Juan Jesus e Mario Rui mi aiutano molto in campo e fuori dal campo. E qui ritorna il rinnovo di Mario Rui e l'importanza di avere calciatori al di là che poi parla portoghese, quindi ancora meglio per far integrare Nathan, ma c'è tutta l'esperienza possibile per poter far crescere i giovani di questa età e aiutarli facendoli inserire molto più velocemente in un processo che sarebbe più lento se non hai questi calciatori in rosa. Cosa conosci del campionato italiano? Chi ha aiutato di più? Quello italiano è un calcio forte, tecnico, si gioca un calcio difensivo e per un difensore è facile scegliere l'Italia. Il mio agente, i miei amici, anche Evangelista, mi hanno aiutato. Cosa ti dice Garcia? Sto studiando l'italiano per parlare di più con lui, ci ho parlato poco, avrò occasioni. Sarà questo un indizio che ci fa pensare che verrà integrato comunque anche nel gioco gradualmente? Io l'ho già detto e credo di sì, credo che si partirà comunque con la coppia centrale Rachmani-Juan Jesus per inserire Nathan e comunque anche Ostigard quando possibile e fargli fare minutaggio per inserirlo al meglio. No, il colpo di testa è un aspetto da migliorare. Non ho fatto molti gol di testa, ci ho lavorato molto e se Dio vuole quest'anno sarà l'anno buono per farne tanti. E allora sì, firmiamo anche qui, firmiamo anche su questa dichiarazione. Ne voglio fare tanti e che la maggior parte dei calcio d'angolo finiscano sulla testa di Nathan. Vai. Cosa conosci di Napoli, della città e della tua storia e anche la città di Diego? Ho visto la serie di Maradona, mi piace la tifoseria, ovviamente sono domande che facciamo, che fanno. Cosa conosci della città di Napoli? Se Caiuste, cioè se questi sono stati a Di Mare, poi è stato a Castel di Sangro, poi si sono chiusi a Castel Fortuno. Che cosa conosci della città? Niente. Normale che chi ti dice niente, no? Però va bene così. Come vedi il calcio italiano con gli attaccanti che pressano molto i difensori è diverso dal Brasile. Il calcio brasiliano è migliorato poco a poco sulla pressione alta. Qui sicuramente la velocità è più alta, ma sono convinto che mi adatterò bene. Aggiungo io, visto gli highlights e avendo visto alcune apparizioni montate, eccetera, eccetera, Nathan è veloce, Nathan è molto veloce come difensore, quindi da questo punto di vista della velocità nei contropiedi, nei cambi di gioco, eccetera, eccetera. Non credo che sia un problema. La cosa che io vedo non difficile, ma che verrà conquistata, cioè diciamo il gol che verrà conquistato da Nathan a poco sarà l'integrarsi poi nell'11 titolare e nei movimenti che verrà da sé.
ma dal punto di vista delle caratteristiche del difensore, dal punto di vista tecnico, io non lo discuto né tantomeno lo giudico perché è molto presto. Però calciatori, ripeto, giovani e di questo genere è molto più semplice lavorarci, è molto più semplice dettargli movimenti, ruoli, cosa fare e cosa no, che se vai a prendere un difensore che ha 26, 27, 28 anni, che già comunque ha giocato di qua e di là, si può creare sempre quella situazione che nel calciatore comunque scaturisce quella cosa, ma io ho sempre giocato così, questi movimenti sono giusti perché mi devo adattare, tutto qua. Ancora sui primi giorni a Napoli, il gruppo e lo staff mi hanno accolto molto bene, sono molto ansioso di fare il mio soldi a Maradona, sono carico ed emozionato. Carissimo Nathan, aspettiamo come il pane, come pane, come si dice a Napoli, il tuo esordio per vedere di che pasta sei fatto e mi auguro e ti auguro e auguro a tutto il Napoli che veramente tu possa diventare il nuovo Thiago Silva, perché poi i modelli a cui uno si ispira sono quelli che un calciatore cerca di copiare, tra virgolette, per le caratteristiche e raggiungerli. Io mi auguro che tu raggiunga lo stadio esageratamente forte di Thiago Silva nella massima espressione, perché stiamo parlando di un difensore che non lasciava passare in primis nessuno, le prendeva tutte quante di testa, tecnicamente un mostro da poter tranquillamente appoggiare al centrocampo per visione di gioco, per piedi, eccetera, eccetera. E poi la caratteristica di Thiago Silva era che non lo vedevi mai camminare e correva dappertutto 90 minuti di foca, grinta agonistica e lettura nei passaggi ovviamente e nelle azioni che doveva coprire. Non possiamo che essere più contenti di così, almeno dal mio punto di vista. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, ci confronteremo nella sezione commenti. Vi auguro ancora un buon giovedì sera qui a Amsterdam. Tempo grigio, pioverà a minuti, ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli, ciao.